Trovare dei film italiani che si possono vedere in modo gratuito e legale è spesso molto complicato, soprattutto se si vive all'estero. Allora ho fatto una ricerca di film completi in italiano presenti qui su YouTube e grazie agli iscritti alla mia newsletter ho scoperto che questi film di cui vi parlo in questo video si possono vedere praticamente in tutto il mondo. Quindi grazie a chi mi ha risposto alla newsletter. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale perché mi aiuti tantissimo con il mio lavoro qui su YouTube. E ora iniziamo con i 6 film che ho trovato qui su YouTube in modo completo, in italiano e gratuiti. Ho messo questi 6 film in ordine, dal più semplice al più difficile, e partiamo con il numero 1. Il primo film di cui vi parlo è Il ragazzo di campagna, un film del 1984 interpretato da uno dei miei comici italiani preferiti, che si chiama Renato Pozzetto. Non so quante volte ho visto questo film durante gli anni 90, quando ero una bambina. L'avrò visto veramente centinaia di volte e oggi ve lo racconto. Racconta la storia di Artemio, un giovane contadino che vuole lasciare il suo piccolo paesino di campagna per trasferirsi nella grande Milano in cerca di una vita migliore. Naturalmente, appena arriverà a Milano, dovrà fare i conti con uno shock culturale e qui vedremo lo scontro tra la vita di campagna e la vita cittadina, ed è per questo che vi consiglio questo film, proprio perché potete vedere come si viveva negli anni '80 in Italia, in campagna ed in città. Ve lo consiglio se avete almeno un livello A2, un buon livello A2, perché i dialoghi in realtà sono abbastanza semplici e secondo me Renato Pozzetto parla con grande chiarezza, e in più scoprirete tante anche differenze tra la Milano di oggi e la Milano degli anni '80, che se l'avete visitata, insomma, sarà interessante vedere questi cambiamenti. Il secondo film di cui vi parlo è Benvenuti al Nord, che è il seguito del famosissimo Benvenuti al Sud, che era un remake di un film francese. Io consiglio sempre questi due film, Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, ai miei studenti e a chi studia l'italiano, perché, come dicono i titoli, ovviamente si parlerà dello scontro culturale e delle differenze e degli stereotipi del nord Italia e del sud Italia, che per molti aspetti sono diversi, e questo collega anche questo film al primo film di cui vi ho parlato, perché è bello vedere in un prodotto cinematografico anche gli scontri culturali, le diversità, le diverse abitudini. Prima abbiamo parlato della campagna e della città, e qui invece parliamo del nord Italia e del sud Italia. Per quanto riguarda la lingua, ve lo consiglio se avete almeno un livello B1, un livello intermedio. Non c'è tantissimo dialetto in Benvenuti al Nord, invece è un po' più presente in Benvenuti al Sud, e imparerete sicuramente tantissime espressioni della vita di tutti i giorni, espressioni della lingua colloquiale. Il terzo film di cui vi parlo è Chiedimi se sono felice, e
se mi conoscete un po', sapete che io semplicemente amo Aldo, Giovanni e Giacomo, il trio comico italiano più famoso d'Italia. E questo è sicuramente il mio film preferito di Aldo, Giovanni e Giacomo, insieme a Tre uomini e una gamba. Il film parla soprattutto di amicizia. Racconta la storia di tre grandi amici grazie a un lungo flashback. E questo lungo flashback ci farà capire perché i tre amici sono arrivati alla rottura, alla separazione che vediamo nei primissimi minuti del film. È un film che parla di amicizia, di amore, ma anche di perdono. È molto emozionante, ma naturalmente, essendo Aldo, Giovanni e Giacomo dei comici, è anche molto divertente. Come gli altri film, contiene dei dialoghi che vi insegneranno tantissime espressioni colloquiali della vita di tutti i giorni e lo consiglio per i livelli intermedi B1, B2. Restiamo con i miei preferiti, Aldo, Giovanni e Giacomo, perché su YouTube ho trovato anche Così è la vita, un altro dei loro film, anche questo estremamente popolare e famoso in Italia. È un film però completamente diverso, dai toni un po' più cupi e malinconici e soprattutto avrà un finale che vi sorprenderà e vi lascerà a bocca aperta. In questo caso i tre protagonisti non sono amici, sono tre persone che non si conoscono: un detenuto, un poliziotto e un inventore di giocattoli. Per caso saranno coinvolti in una fuga che li porterà a vivere delle esperienze assurde e esilaranti. Il ritmo è un po' più veloce, l'umorismo è tagliente ed è perfetto per chi vuole migliorare l'italiano orale, la comprensione orale. Per questi motivi anche questo film lo consiglio per un buon livello intermedio, B1, B2. Il quinto film di cui vi parlo oggi è Le fate ignoranti, uno dei film più famosi degli anni 2000 in Italia. È stato diretto dal regista turco Ferzan Özpetek, turco ma in realtà vive e lavora in Italia dagli anni 70. Le fate ignoranti, come molti dei film di Ferzan Özpetek, affronta il tema dell'omosessualità e il tema del lutto. E in questo film la protagonista principale si chiama Antonia e dopo la morte improvvisa di suo marito dovrà fare i conti con una scoperta che le cambierà la vita: la presenza di un amante e di tutto un mondo di amici del marito e di questa amante che lei non conosceva, di cui lei non sapeva assolutamente nulla. Questa scoperta la porterà a conoscere nuove persone che le cambieranno l'esistenza e le faranno scoprire un nuovo modo di vedere il mondo, di vedere le cose. Ve lo consiglio se avete almeno un livello B2, perché i dialoghi sono molto naturali, ma spesso, anche visti i temi, non sono semplicissimi. Altra curiosità, un po' come per Il ragazzo di campagna, in cui vedete una Milano diversa da oggi, in questo film vedete una parte di Roma per niente turistica, e questo è un altro dei motivi per cui vi consiglio questo film. Concludiamo con il sesto film, che è Mary per sempre. Mary per sempre è, secondo me, il film più difficile, infatti ve ne parlo per ultimo, sia per i temi toccati sia per il livello di lingua. Mary per sempre è ormai un classico italiano, ha vinto anche diversi premi e se volete mettervi alla prova ve lo consiglio tantissimo.
Un giovane insegnante del nord inizia a lavorare in un carcere minorile a Palermo, in Sicilia, e naturalmente qui incontrerà tanti giovani con storie difficili, con dei passati complicati alle spalle, e tutto il film si basa su questa relazione e su questa voglia di rivincita, di resilienza, di perdono e anche di una costruzione di fiducia e di stima reciproca. Questo film è per chi ha già un livello alto di italiano, almeno un C1, per molti motivi. È un film pieno di parolacce e di espressioni volgari. Molti personaggi usano il dialetto siciliano oppure lo mischiano all'italiano. Per questo il vostro italiano deve essere già abbastanza buono. È una sfida. È una sfida, è un film impegnativo, ma se volete mettervi alla prova io ve lo consiglio tantissimo, anche perché potete vedere una realtà della cultura italiana difficile e non quello della dolce vita, cioè quella del carcere. Bene, siamo arrivati alla fine del video e ad oggi, estate 2026, tutti questi film sono disponibili su YouTube. Nel primo commento vi lascio tutti i link. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere nei commenti e mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, perché mi aiutate tantissimo con il mio lavoro qui su YouTube. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima video lezione.